Ciao a tutti! Questo è il mio primo video del 2025 e quindi, prima di tutto, ci tengo a farvi tantissimi auguri di buon anno. Dal punto di vista didattico, l'argomento che vedremo tra poco è talmente importante che ho pensato di usare il termine esercizio numero 0. Sto parlando dell'ascolto. Infatti, ancora prima della teoria, degli esercizi tecnici, delle scale, degli accordi e di tutto quello che è bene conoscere per iniziare a improvvisare, è indispensabile avere alle spalle un certo numero di ore di ascolto. Come sappiamo, il jazz è un linguaggio musicale che ha una grammatica e delle regole. Ma quasi tutto il jazz che è stato suonato e registrato per oltre un secolo non è basato su una pagina scritta. Per questo motivo, chi desidera suonare jazz a qualsiasi livello deve assolutamente dedicare parecchio tempo all'ascolto. Questa cosa è particolarmente importante per noi italiani, che quasi sempre, da bambini e da ragazzi, abbiamo avuto pochi contatti con il jazz. Forse questo succede perché la nostra musica classica, operistica, popolare e spesso anche quella commerciale è talmente bella che logicamente il jazz viene lasciato in secondo piano. Ma la musica composta, suonata e cantata in Italia ha due aspetti che la rendono molto diversa dal jazz. Anzitutto è quasi sempre in battere e poi si basa su armonie tonali piuttosto semplici. Senza addentrarmi in spiegazioni tecniche troppo complesse, dirò solo che mentre nella musica italiana l'accento ritmico è nella maggioranza dei casi sul primo e terzo movimento della battuta, nel jazz l'accento è sul secondo e quarto movimento. Poi, a livello armonico, quasi tutta la musica italiana, o perlomeno quella che non si ispira al jazz, si basa su accordi di 3 o 4 note, con poche estensioni e alterazioni. Diversamente, in tutto il jazz, specialmente nel bebop, nell'hard bop e nella bossa nova, le armonie sono formate da accordi estesi e alterati, con cambi di tonalità molto frequenti. Quindi, per noi italiani, ascoltare molto jazz è indispensabile per assorbire il più possibile un tipo di linguaggio che è effettivamente piuttosto diverso da quello che di solito siamo abituati a sentire. Purtroppo, riuscire ad ascoltare jazz in radio o in televisione, come capitava negli anni passati, è attualmente piuttosto difficile. E qui mi vengono in mente le leggendarie trasmissioni TV di Franco Cerri, quelle radiofoniche di Adriano Mazzoletti, Doc con Renzo Arbore e Gigi Telesforo e Schegge che trasmetteva i grandi concerti di Umbria Jazz. Ad oggi l'unica occasione per sentire un po' di jazz è la trasmissione Via dei Matti numero 0, condotta da Stefano Bollani, che oltre ad essere un pianista straordinario, per quello che riguarda la divulgazione è un po' l'erede di Franco Cerri. Ma va anche detto che nel passato procurarsi dischi di jazz, specialmente se non si viveva in una grande città, era difficile e costoso. Oggi invece Internet ci consente di ascoltare un'enorme quantità di jazz pagando poco o addirittura niente. A questo punto il mio consiglio
è quello di ascoltare le registrazioni fatte dai grandi del jazz nel periodo che va dagli anni 30 fino a metà degli anni 60. Ovviamente è stato registrato del jazz molto importante e di grande qualità anche negli anni successivi. Ma per capire bene questo linguaggio musicale è indispensabile conoscere il più possibile quello che è stato fatto nel passato. Personalmente, nel corso di 40 anni, di LP e CD di jazz ne ho ascoltati veramente tanti e quelli che vedete come sfondo dietro di me fanno parte della mia collezione, che ovviamente comprende molti album di chitarristi jazz. Un'ultima osservazione. Quando parlo di ascolto, non mi riferisco solo a quello fatto con calma e attenzione in casa propria, ma considero anche un ascolto, per così dire, di sottofondo. Quindi, quando siete in viaggio per andare a scuola o al lavoro, quando state facendo attività sportiva o quando semplicemente fate una passeggiata a piedi o in bicicletta, cercate, se possibile, di ascoltare sempre musica jazz. Questo video dedicato all'esercizio numero 0 termina qui, ma se avete tempo e voglia di giocare un po', vi suggerisco di guardare il video che ho pubblicato appena dopo di questo e che potete far partire cliccando sulla schermata qui a fianco. Se vi è possibile, iscrivetevi al mio canale YouTube e arrivederci alla prossima!